Ciao a tutti, vediamo oggi come installare Windows 10. Avremo bisogno solo di una chiavetta USB dagli 8 GB in su, oppure un DVD vergine. Vediamo adesso come scaricare Windows 10. Andiamo quindi sul nostro browser. Digitiamo Windows 10 ISO e clicchiamo su Scarica immagine disco di Windows 10. Un consiglio: controllate sempre la fonte dalla quale volete scaricare file o programmi. In questo caso è Microsoft, quindi è sicuro. Ora saremo su una schermata dove avremo la possibilità di aggiornare il sistema oppure scaricare lo strumento per installare Windows 10 da zero. Clicchiamo quindi su questa seconda opzione. Avrete scaricato un programma chiamato Media Creation Tool. Andiamo a recuperarlo dalla cartella dei download. Facciamo doppio clic per far partire il file exe, ovvero eseguibile. Autorizziamolo cliccando su Sì e attendiamo che vengano svolte le operazioni preliminari. Accettiamo le condizioni di licenza di Windows e attendiamo ancora qualche secondo. Siccome non dovremmo aggiornare il PC ma installare Windows da zero, spuntiamo Crea supporti di installazione e andiamo avanti. Qui ci verranno consigliate la lingua e la versione di Windows in base a quella che stiamo utilizzando adesso. Togliendo questa spunta potremo modificare queste impostazioni, anche se ormai quasi tutti i PC sono a 64 bit. Potete verificare le impostazioni sul vostro sistema andando su Start, Impostazioni, Sistema, Informazioni sul sistema. Nel mio caso vedremo un sistema operativo a 64 bit. Possiamo quindi cliccare su Avanti. Qui avremo la possibilità di usare una chiavetta USB dagli 8 GB in su oppure un DVD. L'opzione più veloce e comoda è sempre la chiavetta. Selezioniamo l'unità USB che abbiamo inserito e premiamo Avanti. Partirà un download abbastanza lungo, ma che sarà in grado di permetterci di installare Windows all'avvio del PC. Terminata questa operazione, ci dirà che l'unità flash USB è pronta. Premiamo quindi su Fine e attendiamo ancora qualche istante. A questo punto vedremo che sulla chiavetta saranno installati alcuni file. Possiamo quindi spegnere il nostro PC. Fatto ciò, la nostra chiavetta sarà pronta. Adesso dovremo fare una cosa più difficile, ma non impossibile. Dovremo accedere al BIOS o al boot menu per far sì che la chiavetta o il DVD siano il primo dispositivo che il PC avvierà. Cerchiamo ora su internet quale sarà il tasto da premere. Generalmente è sempre ESC, F1, F2, F8, F9, F12, F10. Comunque il sistema dovrebbe indicarvelo all'accensione del PC, solitamente in basso a sinistra. Vediamo ora come impostare la chiavetta come dispositivo principale e avviare l'installazione di Windows 10. Avremo ora due possibilità. La prima è accedere al BIOS e modificare il Boot Priority Order tramite i tasti indicati sotto, mettendo la chiavetta in cima come principale. La seconda è premere il tasto del boot menu. Nel mio caso premerò Boot Device Options, tasto F9 e selezionerò tramite la tastiera la chiavetta USB. Selezioniamo la lingua e premiamo su Avanti e poi su Installa.
Se è già in tuo possesso, inserisci la chiave di Windows, ma ricorda che se già installato in passato, il sistema riconoscerà in automatico il vecchio codice di Windows. In questo secondo caso premiamo su Non ho un codice Product Key. Selezioniamo qui la versione che vogliamo installare e accettiamo le condizioni di licenza. Siccome non dovremmo aggiornare, clicchiamo su Personalizzata. Procediamo sullo spazio non allocato se si tratta di un hard disk nuovo. Se invece si dovesse trattare di una reinstallazione di Windows su un vecchio PC, dovremmo cancellare tutte le partizioni create, facendo risultare come adesso un'unità non allocata unica, selezionandole una a una e premendo Elimina. Partirà ora l'installazione di Windows. Ora selezioneremo delle impostazioni che potranno essere cambiate anche quando il sistema sarà installato. Selezioniamo il paese, la tastiera e un eventuale secondo layout di tastiera. Il PC non è aziendale, quindi per uso personale. Se lo avete già, inserite l'account Microsoft, altrimenti createlo, oppure, se lo volete inserire in un secondo momento, fate account offline. In questo caso inserite il nome di chi userà il PC e la password. Io la lascio in bianco perché per questo account non l'ho inserita. Qui vi consiglio di leggere bene, perché si tratta di opzioni molto soggettive che riguardano la tracciabilità, la diagnostica, l'assistente vocale ed altro. Al termine, il sistema sarà installato. Andiamo a vedere sulle impostazioni, dove risulta installato Windows 10 Pro. Ma non è attivato. A questo punto assicuratevi di essere collegati alla rete. Potrete quindi inserire il codice Product Key, oppure se avrete reinstallato il sistema e avevate già una chiave attivata, andate su Windows Update e attivate gli aggiornamenti. Al termine di ciò ricontrollate e Windows dovrebbe essersi attivato. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto fatemelo sapere lasciandomi un like e iscrivendovi al mio canale. Noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!